Ma mi piacciono i carciofi, ma quanto sono buoni. Prima che finiscono vi voglio far vedere 3 primi piatti fatti con i carciofi. Quelli buoni, scrocchiarelli, quelli che ci piacciono tanto a noi. Oh, mi raccomando, vedete queste 3 ricette da paura. Con questa temperatura abbiamo bisogno di qualcosa di caldo, bello, sostanzioso, buono, però che ci sia un po' di verdura e un po' di ciccia. Oggi vi faccio un risotto, oggi vi faccio un risotto da paura. Ingredienti: parmigiano reggiano, maggiorana, porro, aglio, riso carnaroli, burro, limone, carciofi e il lonzardo, che è un salume pazzesco, poco conosciuto ma veramente buono. Voi direte, ma che è sto lonzardo? Allora, Lonz, quindi viene in mente la lonza, e infatti c'è la parte della lonza. Vedete qua sta codenna? Immaginate a me, guardate a me, così, sul groppone qua così. La parte di magro sta all'interno e poi lasciano tutto quanto il lardo della schiena con la cotenna. Lo mettono a stagionare per 40 giorni questo salume, vi faccio vedere che spettacolo che è. E voi direte, ma chi lo fa? Lo fanno i maestri della nostra porcineria italiana a Parma. È inutile che ve lo dico, che stiamo a parlare di cotenna e si parla di maiale. E lì a Parma, precisamente a Soragna, uno dei pochi comuni che possono fare anche il coltello di Zibello, fanno questo capolavoro, il lonzardo. Guardate che colore che ha, non è bianco, è rosa. L'hanno usate e il profumo è di prosciutto. Cioè, presente appena scotenni un po' il prosciutto che lo cominci a aprire, senti quel profumo che ti sale sul naso. Ecco, quello è il profumo. Andiamo a tagliarlo. Eccolo qua, così, sottilissimo. Da paura, a passaggio. Lo so che tu, il grasso, mangiate sta roba, senti che roba, mamma mia è buono, vai via, mi immagino una pizza, una polenta, dagli un po' di fettine sottili che mi servono per il risotto. Io lo faccio sottilissimo, guardate il grasso quanto è sottile, si vede il disegno del piatto, lo dovete percepire sopra la lingua, masticate il magro, il grasso si scioglierà da solo sulla vostra lingua, col colore della vostra lingua. Ora dobbiamo fare il fondo di questo risotto, quindi un po' di grasso del lonzardo, lo metto dentro un mixer, aglio, ce lo metto un po' di aglio, che sarà buono, gustoso, darà ancora più spinta a questo risotto. Quando l'anima la vedete che è verde, ok, la togliete, mezzo spicchio d'aglio, maggiorana, così dà freschezza, le erbe sono fantastiche, però vanno ben gestite. Poi per un risotto ci vuole una cipolla, uno scalogno, un porro e quindi ci mettiamo anche il porro, un pezzetto di porro dentro, così. E poi mettete un goccio d'olio. Quando usate il mix, pure per fare un fondo, tante volte invece di fare il battuto a mano lo volete fare col mix, l'importante è che mettete un grasso, che sia burro, che sia olio extravergine, ci deve stare un po' di grasso. Una crema deve uscire. E questo sarà il nostro fondo del nostro riso. Non potete capire il profumo. Guardate qua, è pazzesco. Un pezzetto di porro lo mettiamo qua, dentro l'acqua in ebollizione, facciamo un brodo. Mettiamo 2 rametti di maggiorana. Stiamo a cavare il carciofo, a Roma si chiama capare il carciofo, mondare nel resto d'Italia. Ste foglie, voi dite, vabbè che ci faccio, le butto? No, il carciofo è lavato e le mettiamo qui nel brodo, così darà un gusto di carciofo a questo brodo. Lo fate andare per circa 15-20 minuti, si deve leggermente aromatizzare quest'acqua. Taglio il gambo, corto perché mi serve per fare altro. Lo pulisco, qui, intorno vado, vedete? Tagliare il carciofo a metà. C'è barbetta, avete la barbetta? La dovete togliere. Ecco qua. Tagliatela, toglietela perché questa qua è fastidiosa. Capita. Tagliate sottile il carciofo. Bello così. Ah. Piano piano si sta fondendo il grasso dell'onzardo, un po' di sale e un po' di pepe. Pulisco anche il gambo, questo è buonissimo, io ci vado pazzo dei gambi. Quando li cucino alla romana vado a cercare i gambetti che sono buoni. A pezzettini lo mettiamo qua dentro, alla padella, e adesso fate insaporire sto carciofo con il grasso, le erbette, l'aglio e tutto quanto quello che ci abbiamo messo dentro.
i carciofi non sono cotti del tutto. Butto direttamente il riso con i carciofi. Mescolate il riso con i carciofi e tostatelo in questo modo, così sfruttate il grasso che abbiamo messo all'interno per tostare il riso, quindi creiamo quella patinetta intorno al riso Carnaroli o un vialone nano, quello che vi piace più a voi. Facciamo sì che l'amido del riso lo lasci piano piano durante la cottura, così diventa cremoso e piace a noi, ma lentamente, non tutti insieme. Il riso assorbe tutto il grasso, vedete? Non rimane attaccato sulla pentola. Fumo, cerco di portare tutto il riso sul fondo della pentola, della wok. Guardate l'acqua del brodo, il colore è diventata verde, no? Andiamo a bagnare il riso, a coprirlo proprio. Quando aggiungo per la prima volta il brodo, lo copro tutto il riso, ma non di troppo, proprio pelo, cioè raso al riso, vedete? Adesso la prima cosa che dovete fare è mettere per la prima volta il sale. Date una mescolata e di tanto in tanto gli date una giratina. State lì, un bicchiere di vino, una fetta di lonzardo e girate. Ci vediamo fra 10 minuti, ce ne vogliono 15-17 di cottura, però noi fra 10 minuti ci aggiungiamo qualche altra cosetta, no? Aggiungete di tanto in tanto il brodo senza esagerare. Volete risotto o riso bollito? Se volete risotto, piano piano va aggiunto, piano piano, non andate di fretta, tornate. Mangiate la pasta precotta allora se andate di fretta. Al dente, giusto. Mettiamo 2 dadini proprio di burro, 1 e 2. Parmigiano reggiano, guardate il colore di questo parmigiano, questo è un vacche rosse, guardate che bello che è. Costerà di più, ma dà più sapore con meno quantità. 2 foglioni di maggiorana fresche, una grattata di limone, di buccia di limone non trattata, appena, non esagerate. Mantecate, dovete sentire questo. Se sentite questo siete soddisfatti, se no dovete riprovare. Guardate che crema, chi è? Vai. Mi sono schizzato pure sugli occhiali, è grave sta storia. Pensate ai schizzi a dove sono arrivati, dappertutto. La grattata di pepe, che ci sta tutta. Assaggio, guardate che crema. Ah, ma io ti devo ringraziare, mi hai fatto ste mani pazzesche. Grazie bambina mia bella. Vedete come scende? Guarda come scende. Scendi. Bello morbido, morbidoso, piccolino, buono. Così per non farlo sta a sentire solo, no poverino? Abbiamo usato il lardo, la parte bianca solamente. Adesso lo guarniamo in questa maniera. Così. Guardate qua. Che piano piano col calore sto grassetto si scioglie. Poi mettiamo 2 foglioni di maggiorana così dove cascano. Guarda così. Che gli vuoi dire? Tu devi mangiare e basta. Che gli vuoi dire? Niente. Guarda che meraviglia, guarda sto grasso, come si scioglie. Fa tutt'uno con sto risotto. Che zozzo che so, Quando si fanno queste è perché godi. Guardatela quanto è bella cremosa. A me piace così, a mo' di pasta. Per gli amanti del mare e per gli amanti della Sardegna farò una ricetta spettacolare. La fregola con lupini e carciofi, che vi dico fa una bontà vera. Partiamo subito dagli ingredienti. Io qua ho della farina 00 perché devo fare anche un tocco bello, gourmet, no? Faremo i carciofi fritti da mettere sopra. Poi limoni e aglio, la fregola, ossia la piccola che è quella grande. Poi i lupini, che sono quelle vongolette che hanno un sapore che non finisce mai, i carciofi, prezzemolo, l'olio. L'olio sempre quello buono, mi raccomando, e pepe nero. Partiamo, siete pronti? Caldi, caldissimi? Dai, andiamo. Eccole qua le vongole pulite. Adesso ci prepariamo l'aglio. Oggi c'ho l'olio quello della Sicilia, Valle del Belice. È la prima volta, guardate che colore che è, verdissimo. È la prima volta che lo provo, lo proviamo insieme. Accendiamo, facciamo un po' uscire tutto quanto il gusto dall'aglio, così lo trasmette all'olio e diventa buono. Come sempre gambetti di prezzemolo, qua, zacchete, qua, e incominciano a dar sapore. L'aglio è bello dorato, aspetta. Però a noi oggi serve tanto liquido di cottura, quindi aggiungo un po' di acqua, così avremo un bel po' di liquido, perché poi dobbiamo cucinare la fregola. Copro col coperchio questo qua e facciamo aprire le vongole. Nel frattempo puliamo i carciofi.
Sentite che rumorino? Staccano e scrocchiano freschi freschi con sto freddo, ci credo. Allora, ancora non ci stanno i romaneschi, quelli veri, però ragazzi ci sono tanti carciofi in Italia veramente straordinari. Il violetto, il carciofo sardo, dato che stiamo cucinando oggi la fregola, anzi, con i sardi abbiamo un sacco di cose noi romani che condividiamo. Il pecorino, l'agnello, i carciofori, ci andiamo pazzi per sta roba, noi andiamo pazzi per questa roba, insieme ai sardi, guarda. Allora, peliamo bene 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 così, ecco, vedete come, con questo spelucchino curvo, meraviglioso, che usate solo per questo. Non ve lo dico più, non mettete i coltelli in lavastoviglie, è inutile che vi comprate i coltelli buoni, poi dopo non tagliano più. Taglio questa parte, così, finale, taglio a metà il carciofo. Allora, poi qua abbiamo la possibilità, c'è un po' di barbetta, togliamo dentro, così. La barbetta che vi crea, sentite sotto i denti qualcosa che non è morbido ed è anche fastidioso, quindi toglietela. Poi noi dobbiamo fare una parte di carciofi che metteremo dentro la fregola e una parte la metteremo solo in superficie, sottile, 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 sottile. Aggiungo anche qua il limone e metto questi qua sottili, sottili qua dentro. Ma intanto sentite il rumore, mi sembra un Marchese Grill, dirindiri, dirindiri. Si sente il rumore delle vongolette che si sono aperte. Vedete ragazzi come si sono aperte bene? E ancora sono belle umide, guardate, vedete? Non le fate troppo asciugare. Sentiamo un po'. Sabbia zero. Se no comincia a sentire crac, 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 crac. Invece sabbia zero. Separo le vongole dal liquido. Così poi sono più facili pure da sgusciare. Adesso verso lentamente il liquido di cottura, così. Guardate. Così. Io qua pulisco il poco residuo che c'è. Attenzione a non versare questa sabbia dentro al liquido di cottura. Quindi do una pulita senza insaponare niente. Ho levato tutto. Guarda, guarda, bella pulita, ammazzo. Olio, di nuovo. Dragotto, vai. Eccolo qui. Riaccendiamo il fuoco. Adesso è quello che ci piace a noi. Gli schizzi ovunque. E le donne che si arrabbiano, per dire un'altra parola. Vai, così, vai. Bella, tanti carciofi, Questa operazione deve essere velocissima. Olio, sale, saltateli bene. Così li facciamo appena appena cuocere leggermente. Come si fanno i carciofi alla romana? La carta a che serve? Fa una sorta di campana, di coperchio che non fa evaporare l'acqua e si sviluppa il vapore e continua a cuocere i carciofi, ok? Qui ho due tipologie di fregola, di grandezza di fregola. Allora, vedete, questa è un po' più piccola e questa è un po' più grossa. Questa è una questione dei gusti. Metto mezzo pacchetto, questo qua è da 500 grammi. Ma che cos'è la fregola? È acqua e sema di grano duro. Assomiglia un po' leggermente al couscous. La faccio un po' insaporire così, con i carciofi. Tolgo l'aglio, vedete? L'aglio via. Adesso incomincio ad aggiungere il liquido di cottura delle vongole. E poi a coprire l'acqua, un'acqua normale, perché se mettiamo soltanto il liquido di cottura delle vongole, che succede? Quando si va a ristringere quello diventa troppo salato, quindi attenzione, mi raccomando. Ecco qua, do una piccola mescolatina, così, e cerco di coprire tutta quanta la fregola, perché sennò abbiamo una cottura diversa, una è un po' più duretta e scrocchiarella, l'altra invece è tutta quanta moscia, quindi dobbiamo avere tutta la stessa cottura. Abbiamo 8 minuti di tempo dal momento in cui spicca il bollore. Comincia a sgusciare le vongole sgusciate mettete dentro al liquido di cottura, così rimangono belle bagnate. Assaggiamo un po' com'è. Sì, è quasi pronta. Ci manca poco, Allora, aggiungo altro liquido di cottura. Bello. E adesso friggiamo. Quindi li metto belli bagnati nella farina. Vedete che la farina deve aderire. Vediamo se l'olio è pronto. Ci siamo. Allora, mettetene pochissimi alla volta, così non rischiamo di abbassare troppo la temperatura dell'olio. Così, vai, così. Questi sono, ragazzi, questo un pezzo di carciofo tira l'altro. Tagliati così sottili, sembrano delle patatine fritte, veramente, vanno così. Assaggiamo un po'. Da sturbo. Prezzemolo, fuoco spento, goccetto d'olio. Senti che profumo, ragazzi, mamma mia, mi ricorda l'estate qua,
Anche i carciofi sono pronti, li lascio scolare e adesso impiattiamo. Guardate quanto è bella cremosa. Allora, io la faccio così, vedete, guardate, un po' asciuttina. A me piace così, a mo' di pasta. Guardate. Oddio mio, che bontà. Mettiamo i carciofi fritti, così. Ci aggiungiamo un po' di sale sui carciofi fritti, un pizzico di pepe, due vongolette belle così che ci fa ricordare questi lupini meravigliosi, un po' di prezzemolo in questa maniera, vai, e adesso si assaggia. Una bontà vera. Che bontà. Oh. Mazza. Oh. Guarda qua, senti un po'. Buonissimo, ci pure i bambini. Con due spicci ci facciamo una pasta da svenimento, proprio, che mi fa perdere la testa. Triglie, carciofella, gli ultimi carciofi che rimangono attaccati alle piante, prezzemolo, carciofi già puliti, l'aglio fresco degli amici miei Aromaterre, peperoncino verde e rosso e questa meraviglia, ragazzi. Ma vedete che sono belle? E le tagliatelle di Campofiore, quanto sono buone, Leonardo Carassai. E l'olio di Agostino Sommariva, l'amico mio. Oggi sta meraviglia, la vedete qua? 15 centesimi. Questi sono gli ultimi carciofi, la chiamiamo anche carciofella noi a Roma. Sono gli ultimi che rimangono attaccati alle piante, quelli piccolini. Si utilizzano perché fare che cosa? I carciofini sott'olio, quanto sono buoni i carciofi sott'olio? Sfogliate, non fate i tirchi, tanto avete pagati poco, però non dovete sprecare. Col coltellino la lisciamo così, bello, lo pettiniamo proprio bello, via qua, così. Così. E poi ci stanno degli amici dei banchi che hanno già belli che già puliti, eccoli qua. Quindi andate soltanto a tagliarli, dipende da voi quanto tempo. Certo, se gli date da capare fruttivendolo, 100 carciofini, quello dice, ah, bello, mi dà qualche soldo perché là ci perdo tempo, però se sono 10 carciofi, vi fanno puliti, non vi preoccupate, anche perché se siete clienti che vedono di, vi dicono soltanto ritorna da noi a comprare. Quindi tagliamo a pezzettini così, non troppo sottili. Adesso belli questi, guardate, spettacolari dentro, guardate, stupendi, senza barbetta, proprio niente, zero. L'aglio, sto periodo ragazzi, l'aglio usatelo fresco, quello secco ancora non è pronto, bisogna aspettare la fine dell'estate, quindi io ho questo qua buono, da amici miei, aiuto i giovani che si impegnano, che vanno a coltivare la terra, Francesco e Angelica, Aromaterre. Bravissimi, io aiuto i giovani che credono nella terra, ragazzi, perché questo qua è il futuro. Gambi di prezzemolo, già lavato, perché voi vi preoccupate giustamente, ma lavi la verdura, c'è ragione, c'è ragione. Prendo 4 gambi così e li metto qua dentro, eccoli qua. Metto i carciofi, levo il prezzemolo, solo il prezzemolo, là io lo lascio, un pizzico di sale, così. Poi le preparo subito con un po' di acqua. Bagno la carta forno, zacche, così. E dopo 2-3 minuti fate così. Un goccio d'acqua. Sentite il vento come soffia, eh? E il ponentino. E poi copro con la carta i carciofi. E ci aggiungo pure un bel coperchio. Quello che mettete sempre, di silicone. La triglia ha un difetto. Le squame. Le squame dovete fare attenzione, dovete fare un lavoro di precisione. Con uno spelucchino vado qui. Apro dalla pancia, adesso le sfilettiamo, è un pesce piccoletto, quindi io sempre con coltello, oh, vedete che coltello è questo qua? Come si flette? Questo è un coltello per sfilettare, ma è un coltello che usiamo per sfilettare noi, diciamo, europei, tranne gli orientali usano un altro coltello per sfilettare, non hanno un coltello così. Eccolo qui, guardate, sento proprio la punta del coltello che tocca la spina, la lisca, quindi piano piano vado così a tagliarla, vedi? La pulisco bene, così, eccolo qua, eccola qua, perfetta. Ecco, guardate il bel filetto. Non c'è delle pinzette, andate di corsa, guardate, fate così col dito, partite dalla parte della testa per andare sulla coda e sentite fino a dove arrivano le spine. E vi faccio vedere, guarda un po' se riesci a inquadrare la camera come, guarda le spine dove stanno, le vedi qua? Le vedi? Sì. Che faccio? Faccio una bella incisione, ecco qua, e tagliate questa parte qui. E questo è quello che sprecate, che buttate. Però avete la triglia bella, pronta, pulita, senza nessun problema. Se potete fare una cosa veloce, su un banchetto, su 10 persone, fatelo, ve lo consento. Ci siamo quasi qua, eh?
Si sta appiccica tutto, eh? Mettiamo un altro goccetto d'acqua. Non vi permettete di tagliare l'aglio, quello fresco, cioè di quello fresco. Lasciatelo. La metto qua adesso. I carciofi sono cotti, fammi un po' sentire. Buono. Vamo io. Peperoncino fresco se lo trovate, se no anche secco va benissimo. Assaggiate sempre. Questo è un po' peperone più che peperoncino. È una traditura. Quindi parte che è dolce, poi brum, ti dà come un cazzotto. Ti diamo un po' di prezzemolo, sbrigativa, perché adesso questa è una pasta anche veloce, veloce, potete fare in mezza settimana. Metti caso che fate la pausa pranzo a casa, oppure state in smart working, così poi tornate, fruttate di più. Con 2 ore fate il lavoro dei 4. Allora, io ci ho trovato la sorpresa, lo vedete, e ce le metto dentro. Poi ci metto i filetti, così. Allora, se siete 2 persone, bastano pure 3 triglie, 4 triglie. Quindi con 3 euro comprate 4 triglie e vi fate una bella mangiata. 1,50 euro dei carciofi, 10 carciofi vi comprate e avete fatto la grande. Però certo, vi dovete svegliare la mattina, dovete andare al mercato, non è che andate solo dentro al negozio e trovate tutto quanto. Vedete un po', vi dovete muovere, ok? Ragazzi, mandava questo, una bella pasta all'uovo, buona. Questa dell'amico mio Leonardo. Non lo so, c'ho tutti amici che cucinano, che fanno prodotti da mangiare. Quelli che vendono le macchine non ce l'ho, c'ho solo quelli che vendono l'olio, la pasta. È fantastica. Una bella mescolata, così. Appena si sono un po' ammorbidite mescolate, perché se no le rompete, questo è un peccato rompere sta pasta. È ancora bella al dente, guardate. A noi ci piace così, al dente. Ma adesso la facciamo bella insaporire qua dentro, ecco qua. I brividi, aggiungo un altro po' di acqua, perché poi la pasta no la chiama proprio l'acqua. Vieni acqua, aiutami. Questo, capite per me, questo è orgasmo puro, guardate qua, tiè. Un po' di prezzemolo, per chi lo ama, per chi non lo vuole non ce lo mettete. Pronti, via. Così, e vai. Allora, guarda qua, e poi qua ci sta. Sta bontà ci sta. Mamma mia. Così. E questo, ragazzi, ne mangi un piatto veramente fantastico. Guarda, la teglia si è tutta quanta sfatta, no? Tiè, vai, così. Pezzo peperoncino. Allora, guarda sto spigolo. Boom! Per la pausa pranzo, una pasta così, cos'è che fate? O ribaltate il titolare? La nostra.